Hail Riders, benvenuti dal vostro Mad Horse. Correva il lontano 2003, quando dalla scia di successi del compianto Fabrizio Meoni nacque la KTM 950 Adventure, dotata del celeberrimo motore bicilindrico LC8, capace di erogare 98 cavalli a fronte di un peso di 198 kg a secco. Nel 2006 questo modello verrà convertito nell'ancora più conosciuto 990 Adventure, che acquisterà cavalli raggiungendo una potenza di 106 cavalli, ma soprattutto acquisterà ancora più estimatori, arrivando ad essere venduto nel mercato motociclistico fino al 2014. Il successo fu una logica conseguenza di svariati anni di sogno dakariano, racchiusi in una moto poliedrica e prestazionale che hanno fatto breccia nel cuore delle persone che hanno sognato di evadere dalla propria routine quotidiana attraverso polverose strade sterrate, senza però disdegnare una guida estremamente appagante anche su asfalto. Questo è il pesante paragone con il quale la nuova Husqvarna Norden 901 deve confrontarsi, secondo alcuni motociclisti, compreso il sottoscritto. Ma secondo me questa cosa la pensa anche il gruppo KTM, che attraverso il marchio Husqvarna ha voluto riportare più una logica di evasione e viaggio in moto avventuroso rispetto magari all'attuale 890 Adventure, più vicina alla mentalità del brand Ready to Race, seppur bisogna precisare che entrambi i modelli utilizzino tecnologie e soluzioni tecniche analoghe. Questa Norden 901 a mio avviso è un gran colpaccio di marketing. Sin dai primi video teaser l'interesse che ha suscitato nei motociclisti amanti delle moto adventure è stato elevatissimo, ma nella sostanza è una 890 Adventure che si presenta più turistica e con qualche piccolissima differenza. Partiamo dal propulsore che spinge la Norden 901, un motore bicilindrico parallelo da 889 cm3 che equipaggia anche la KTM 890 Adventure con distribuzione bialbero in testa e raffreddamento a liquido. La potenza massima è di 105 cavalli a 8000 giri e la coppia di 100 Nm a 6500 giri. Affidabilità, durata ed efficienza sono assicurate da soluzioni come l'evacuazione attiva dell'olio dal basamento e un sistema di lubrificazione semisecca che riduce l'attrito viscoso dell'olio e le perdite di pompaggio, contribuendo ad allungare gli intervalli di manutenzione fino a ben 15.000 km. Il motore è abbinato a un cambio a 6 rapporti, che assicura cambiate rapide e precise grazie a una leva dalla corsa corta, una molla leggera e il sofisticato quick shifter Easy Shift di serie. La corona ha un sistema di ritenzione a vite come sulla FR 450 Rally, sviluppato grazie all'esperienza di Husqvarna Motorsport. Questa soluzione consente una manutenzione più semplice e rapide modifiche del rapporto finale quando necessario. Passiamo ad un altro elemento in comune con la KTM 890 Adventure, ossia la frizione PASC, sigla che sta per Power Assist Slipper Clutch, che massimizza l'aderenza della ruota posteriore nelle accelerazioni intense, oltre a prevenirne l'instabilità e il saltellamento quando arrivando a una curva si frena con decisione e si scalano una o più marce, assicurando il massimo controllo e scalate fluide. Anche il telaio non varia, con una struttura in tubi di acciaio al cromo molibdeno, con il motore che agisce da elemento stressato così da ridurre peso e dimensioni di ingombro. L'interasse di questa moto è di 1513 mm, leggermente inferiore rispetto ai modelli 890 Adventure, sia S che R che misurano 1528 mm. Sulla Norden il monoammortizzatore è montato molto inclinato al fine di ridurre l'altezza, così ci da Husqvarna nella cartella stampa, ma posso rilevare da questi dati che l'altezza sella di 85,4 cm è praticamente identica alla KTM 890 Adventure che misura 85 cm. La posizione di guida è relativamente vicina alla ruota anteriore per aumentare il feeling sull'avantreno e l'aderenza. La compattezza del telaio ha poi consentito l'adozione di un lungo forcellone in alluminio per migliorare la trazione, ovviamente anche in questo caso ereditato dai modelli 890 Adventure. Passiamo alle sospensioni, anche in questo caso condivise con l'890 Adventure S, ma con un settaggio che si colloca nel mezzo tra i due modelli 890. Infatti la versione S ha un'escursione di 200 mm, sia all'anteriore che al posteriore, mentre la più specialistica R ha un'escursione di 240 mm. La Norden invece all'anteriore ha 220 mm e 215 al posteriore. All'anteriore monta una forcella rovesciata VP Apex da 43 mm di diametro, ha una struttura a cartuccia aperta con funzioni separate, per cui la compressione e il ritorno possono essere regolati senza fatica attraverso i registri di facile accesso posizionati sulla sommità degli steli. Il pilota può così personalizzare le caratteristiche di guida in base alle proprie preferenze e alle diverse condizioni che incontra. Inoltre l'ammortizzatore di sterzo migliora la stabilità quando si guida su superfici regolari senza interferire nella guida off-road. Al posteriore è presente un monoammortizzatore VP Apex. La risposta idraulica può essere regolata grazie al registro per l'estensione e c'è un pomello per il precarico. La Norden 901 monta un impianto frenante Husqvarna marchiato J1. All'anteriore ci sono pinze radiali a 4 pistoncini e due dischi da 320 mm di diametro. Il freno posteriore utilizza un disco da 260 mm di diametro e una pinza flottante a 2 pistoncini. Anche dal lato dei controlli elettronici la Norden 901 è molto curata e la dotazione prevede ABS cornering. Ovviamente non può mancare il traction control che rimane comunque disinseribile per i più smanettoni o per
quella guida off-road un po' più dura. E un altro parametro interessante è il Motor Slip Regulation o MSR, che consente di regolare l'intensità del freno motore. Completano il pacchetto il cruise control e le 3 mappe motore street, rain e off-road. Infine c'è un mod opzionale chiamato Explorer che offre un controllo diretto sulle diverse funzionalità e riconfigura le informazioni mostrate sul display. Questa modalità può essere acquistata e attivata via software dai concessionari autorizzati Husqvarna Motorcycles. Quindi, ricapitolando, stessi cerchi 2118, stessi freni, stesse sospensioni con piccola eccezione sull'escursione, stesso telaio e stesso motore dell'890. Quindi, quali sono le differenze? Vi rispondo io a questa domanda: le sovrastrutture e il disegno, che fanno di questa Husqvarna Norden 901 una vera e propria scuola di marketing per le altre case, con KTM che sfoggia con classe un vero e proprio esempio di rebranding, da cui altri marchi potrebbero anche prendere spunto in futuro. Non so voi, ma il disegno del faro frontale caratteristico di Kiska sulla gamma KTM sta iniziando un po' a stancarmi, e se sulla gamma Naked Duke ancora continua a piacermi, sull'Adventure, perfino nella versione R, non mi convince totalmente, e quindi ben venga una linea più slanciata di stampo dakariano con un bel faro tondo vecchia scuola. Anche le plastiche laterali sono più armoniche e camuffano molto meglio il serbatoio che scende in basso con il volume principale che si sviluppa attorno al motore montato centralmente, davanti alle ginocchia del pilota. Ciò, come sul KTM 890 Adventure, consente di abbassare il baricentro e aiuta a ottenere una maneggevolezza fulminea, sia su strada che off-road. Ma rispetto a quest'ultimo modello perde un litro passando da 20 a 19 litri, ma il consumo carburante è comunque un altro aspetto considerato da Husqvarna, che in questo caso promette ben 400 km di autonomia con un pieno. Uno spoiler interno sostiene sia i faretti antinebbia che la strumentazione. Inoltre una presa 12 volt integrata consente di caricare facilmente i dispositivi fissati al manubrio o sul punto di montaggio davanti allo strumento principale. Annidato nel frontale, il faro LED Premium regala alla Norden 901 un look inconfondibile. Sulla circonferenza è presente una luce diurna DRL che rende la moto visibile in ogni situazione, e i faretti fendinebbia di serie completano il pacchetto luci in grande stile. La sella in 2 pezzi, regolabile in altezza, offre un comfort gradito nei viaggi più lunghi e dovrebbe essere differente dalla 890. Il rivestimento della sella usa un mix di materiali di alta qualità per offrire comfort e durata di livello superiore. Nonostante questo copia e incolla di contenuti tecnici, come ho detto in precedenza, la Husqvarna Norden 901 è un ottimo esempio di rebranding, che personalmente affascina anche me, che poco attirato dal design del KTM 890 Adventure, in questa Husqvarna Norden 901 potrei aver trovato una valida alternativa con la stessa ottima tecnica, ma dall'estetica più di mio gradimento. Spero che questa pratica non prenda troppo piede, perché ritengo che il mondo, incluso quello motociclistico, sia bello perché vario, ma devo ammettere che in questo caso è stato un lavoro svolto più che egregiamente dall'inizio alla fine. Sul prezzo ci sono dei rumors che lo inquadrerebbero tra i 14.500 e i 15.000 euro, non proprio economicissimo. Voi lo comprereste? Io personalmente rispetto alla KTM 890 Adventure spenderei volentieri qualcosa in più per questo modello, anche se per questo 2021 terrei ancora i soldi in tasca, visto l'arrivo in questo segmento previsto per dicembre per la Ducati Desert X. Quindi gente, questa è l'Husqvarna Norden 901. Fatemi sapere nei commenti qui sotto che cosa ne pensate. Siete soddisfatti di questa moto? Oppure volevate magari qualche contenuto tecnico un po' differente dalla gamma 890? Diciamo che fondamentalmente a livello tecnico non manca nulla a quei modelli, quindi metterci sopra un'estetica un po' più raffinata, magari una sella un po' più già comfort rispetto a doverla poi prendere aftermarket, non la vedo una cosa così sbagliata, non la vedo nemmeno però una cosa così giusta. Sto un po' in bilico. La moto mi piace, ideologicamente questa cosa non mi piace tantissimo, perché il rischio è che magari poi altri gruppi consociati potrebbero fare queste strategie, non lo so, magari vedremo una Moto Guzzi V4 tutta rossa con quasi grafica Aprilia e col solo fregio dell'Aquila, non lo so. Quindi gente, scatenatevi nei commenti, fatemi sapere. Se non vi siete ancora iscritti vi ricordo di farlo, così rimarrete aggiornati sui miei successivi caricamenti, e mi raccomando attivate la campanella per ricevere la notifica. Se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medors!